Bentornati ragazzi, allora seconda e ultima lezione naturalmente su Schelling. Abbiamo visto la scorsa volta le prime tre fasi della filosofia della produzione di Friedrich Schelling, ovvero i primi scritti fichtiani, cioè il periodo proprio iniziale fichtiano, poi il secondo periodo la filosofia della natura, poi il terzo periodo, ovvero l'idealismo trascendentale, detto anche idealismo estetico, abbiamo visto perché, e detto anche ideal realismo. Poi però Schelling cambia idea una quarta, una quinta e una sesta volta. La quarta fase della filosofia di Schelling è la filosofia dell'identità. Abbiamo già detto che queste fasi del pensiero di Schelling, che appartengono alla seconda parte della sua vita e della sua produzione, non ebbero particolare impatto sui suoi contemporanei, in particolare la quinta e la sesta, che vedremo brevemente, però in maniera sintetica, senza approfondire in maniera pignola. La quarta fase ebbe una certa importanza perché influenzò Hegel, infatti Hegel, sia pure per un brevissimo periodo, prese per buona la soluzione che Schelling propone nella filosofia dell'identità, poi però Hegel la abbandonò e la criticò, anzi proprio ironizzò crudelmente su di essa, d'accordo? La filosofia dell'identità in fondo non è altro che un approfondimento della terza fase. Vi ricordate, ho appena detto, la filosofia dell'ideal realismo. C'è anche qui Schelling suppone, cerca di dimostrare che vi sia una identità originaria, vi ricordate, tra spirito e natura, tra soggetto e oggetto. Semplicemente che nella filosofia dell'identità questa identità originaria non viene più ritrovata all'interno dell'arte, all'interno di una mitologia, di una poesia originaria, bensì all'interno di un assoluto. Quindi abbiamo, come sarà anche nella quinta e sesta fase, ma come è stato, ricordate, anche nella seconda metà della vita di Fichte, del maestro di Schelling, noi qui abbiamo un progressivo, andando verso la quarta, quinta, sesta fase del suo pensiero, verso questi ripensamenti, diciamo, tardivi, noi andiamo verso un approfondimento di stampo teologico e mistico della sua filosofia. La filosofia dell'identità dice che c'è un'identità originaria tra io e non io, tra spirito e natura, l'io e lo spirito, il non io e la natura, tra soggetto e oggetto, l'io e il soggetto, il non io e l'oggetto, tra conscio e inconscio, il non io è il conscio e l'io è l'inconscio, tra ideale e reale. L'io è l'ideale e il non io è il reale. Tutte queste espressioni, no? Tutte queste coppie che in fondo sono un'unica coppia che indica due attività contrapposte hanno una sintesi all'interno dell'assoluto. L'assoluto rappresenta un'identità, un'unione primigenia tra io, non io, spirito, natura, soggetto, oggetto e così via. D'accordo? Quindi la filosofia viene rivalutata da Schelling al posto dell'opera d'arte. La filosofia è un sapere fondato sull'intuizione dell'assoluto. La filosofia è la condizione di ogni ulteriore sapere proprio perché la filosofia coglie l'assoluto. C'è un'identità assoluta tra un assoluto ideale e un assoluto reale. Sia alla base dell'ideale sia alla base del reale vi è un assoluto che crea un'identità tra queste due cose. Vi è un'intuizione originaria dovuta alla ragione, quindi vedete al posto del sentimento, dell'opera d'arte, qui
nella filosofia dell'identità Schelling rivaluta la ragione e quindi ogni cosa si risolve in questa identità assoluta. Hegel inizialmente penserà a una buona soluzione e poi inizierà a dire ma no, è solo una presa in giro, un gioco di parole. La famosa espressione di Hegel, la notte in cui tutte le vacche sono nere, oppure secondo un'altra espressione, la notte in cui tutte le vacche sono grigie. Capite? È troppo comodo dire che finito e infinito, io e non io, sono la stessa cosa per chi vi è una base originaria. È come dire che le vacche bianche o le vacche nere sono tutte nere soltanto perché è notte, d'accordo? È un inganno, non è una vera soluzione. Questa sarà la critica di Hegel. Eppure questa è l'idea di Schelling nella filosofia dell'identità. Vi è un'identità infinita tra tutte le cose. Anche qui, come in precedenza, lui si basa sulla filosofia di Spinoza, sull'interpretazione spiritualistica di un panteismo spinoziano. L'identità originaria non esce mai fuori di sé, cioè l'identità originaria permane, l'identità originaria ha tutto all'interno di lei o ha tutto all'interno di essa, d'accordo? Cioè c'è un'identità assoluta originaria che è indifferenziazione. Poi da essa scaturisce una differenziazione che Schelling chiama qualitativa tra il soggettivo e l'oggettivo, che genera anche gli oggetti fenomenici, cioè le singole cose, però tutto questo avviene sempre all'interno di un'identità assoluta. Cioè l'identità assoluta nello stesso tempo è indifferenziata e però si differenzia qualitativamente in soggettivo e oggettivo, finito e infinito. Succede che questa totalità originaria, questo unico polo, secondo Schelling, resta indifferenziato, però comunque al suo interno si produce un'alternanza, lui la vede così, una prevalenza di uno dei due momenti, c'è il soggettivo che a volte prevale, l'oggettivo che a volte prevale, c'è una differenziazione quindi qualitativa tra soggettivo e oggettivo, però in realtà soggettivo e oggettivo sono due facce della stessa medaglia, sono un'identità di fondo, cioè la differenziazione qualitativa tra soggetto e oggetto è una differenziazione secondaria che non rompe l'identità assoluta che invece è primaria, cioè c'è una differenziazione però all'interno di una indifferenziazione che ha alla base, che è originaria. E insomma, naturalmente può essere accusato di contraddizione questo modo di vedere, infatti Hegel appunto lo fece. Allora, per passare alla quinta parte del pensiero di Schelling, quinta parte del pensiero di Schelling sembrerebbe proprio derivare dalla quarta parte, cioè dalla filosofia dell'identità. Cioè, Schelling si chiede, ma questa identità originaria che a volte noi non cogliamo nella differenziazione tra finito e infinito, tra soggetto e oggetto, tra conscio e inconscio, tra ideale e reale, questa identità infinita come nasce? E questa identità infinita, scusate, più che altro cos'è? Non nasce da niente. Questa identità infinita che cos'è? Come mai da essa nasce una differenziazione, un finito? Cioè, com'è possibile che il finito si origini dall'infinito? Schelling cerca di rispondere a questa domanda nella quinta fase del suo pensiero, cioè la fase teosofica. Lui dà una risposta proprio prettamente mistico-religiosa, dà una risposta che è molto simile a quella della
gnosi dei primi secoli del cristianesimo, gnosi o gnosi, pensiero gnostico. Cioè lui fornisce un'idea gnostica, l'idea che vi sia una caduta originaria. Cioè all'inizio c'era un'indifferenziazione, capite, una totalità, poi succede che da questa indifferenziazione, da questa totalità, avviene una caduta, d'accordo? C'è una caduta verso il basso, come diceva la Gnosi, un avvilimento verso il basso, d'accordo? E c'era all'inizio un assoluto, un infinito, un assoluto che Schelling non si preoccupa di chiamare Dio, vedete? Dio. Da questo assoluto, da questo Dio, tutto è in Dio, no? Panteismo, però di fatto succede che all'interno di Dio vi sia una lotta tra degli opposti, cioè gli opposti sono in lotta all'interno di Dio, all'interno dell'assoluto. D'accordo? Sono in lotta all'interno dell'assoluto, c'è questo conflitto tra forze opposte, tra bene e male, tra libertà e necessità. Inizialmente questo conflitto è tutto all'interno di Dio, no? È tutto nella vita di Dio. Nella vita di Dio vi è un principio positivo, conscio e razionale, quindi vedete rivalutazione della ragione da parte di Schelling, e un principio negativo oscuro, l'inconscio e l'irrazionale. E quindi c'è questo conflitto provoca una caduta a livello di essere umano. La vita dell'essere umano è una vita come conflitto di opposti. La lotta che c'è per esempio tra il bene e il male, tra la ragione e l'irrazionale nell'essere umano non fa altro che rispecchiare la medesima lotta che c'è all'interno di Dio. Quando nell'essere umano vince il positivo, ovvero la libertà, questo rispecchia la vittoria che si realizza eternamente in Dio, dove vince sempre il positivo, la libertà. Eh, attenzione, però Schelling di fatto inizia a vedere Dio come persona, un po' al modo delle religioni rivelate oppure del cristianesimo, d'accordo? Dio è persona, persona che realizza la vittoria del bene. In Dio il male, il negativo, viene superato eternamente, viene ricacciato nel non essere, d'accordo? Quindi c'è questa lotta in Dio, ricordate gli gnostici, la gnosi pensava che Dio non fosse solamente buono, cioè che all'interno di Dio vi fosse, ricordate, un principio duale, se avete studiato la gnosi, un principio buono e un principio cattivo. Il principio cattivo non è il diavolo, la mancanza di Dio. Il principio cattivo in maniera eretica veniva visto all'interno di Dio. È come questa lotta ehm, vi è in Dio, vi è anche nell'uomo, però questo presuppone, attenzione, nell'uomo una caduta, proprio una caduta originaria, in modo tale che se è vero che tutto esiste in Dio, nella vita di Dio, in realtà Dio si distacca in qualche modo dalle cose. Quindi per il momento Schelling risulta ancora interno al suo panteismo, però di fatto un po' si contraddice perché inizia a vedere Dio come qualcosa che è separato dalle cose, le cose cadono da lui, certo tutto resta interno a Dio, però di fatto c'è un'autonomia delle cose che sono scaturite da Dio attraverso un avvilimento, attraverso un peggioramento, attraverso una caduta, per cui Dio in qualche modo ha abbandonato le cose, quindi lui è molto
questa fase teosofica è molto influenzato dalle idee dell'antica eresia della gnosi. Non è facile, tantomeno per me, spiegare le ultime fasi del pensiero di Schelling, perché questi due idealisti, forse ancora più di Hegel, anzi secondo me decisamente più di Hegel, perché almeno Hegel non cambia idea, questi romanticamente, no? Una sorta di Wanderung romantico, no? Un'altra caratteristica del romanticismo, il vagabondare, cercano sempre una soluzione nuova, non hanno mai un pensiero che si chiude, un pensiero definitivo. Quindi che cosa succede? Che sia in Fichte sia in Schelling, soprattutto le fasi successive del loro pensiero, le fasi finali del loro pensiero, finiscono per delineare una filosofia veramente oscura, di difficile decifrazione, anche per gli interpreti proprio più esperti, più risoluti, più accaniti. Questo fatto di cambiare continuamente idea, sia in Fichte sia in Schelling, pone dei grossi problemi interpretativi ed è abbastanza scioccante, abbastanza sconvolgente. Peraltro, come vi ho detto, le ultime fasi del pensiero di Schelling, in particolare la fase teosofica, la quinta che abbiamo visto, e la sesta e ultima che vi dirò è adesso la filosofia positiva, vengono elaborate nell'indifferenza generale. Schelling ormai è stato dimenticato. Hegel ha preso il posto di Fichte e Schelling, ha sottratto loro la notorietà. La filosofia positiva, la sesta e ultima fase del pensiero di Schelling, viene chiamata anche filosofia della mitologia oppure filosofia della rivelazione. Qui abbiamo, forse doveva capitare così, come per molti romantici, un'idea di Dio che non è più un'idea di panteismo, ma un Dio che viene visto ormai come separato dalle cose, d'accordo? È un'idea di religione che ormai viene considerata un'idea superiore all'idea di filosofia. Quindi Schelling contrappone negativamente la ragione alla religione. La ragione è filosofia negativa, d'accordo? La ragione ti dà la possibilità logica delle cose, ma soltanto quella, cioè una speculazione intorno all'essenza delle cose. È una filosofia negativa che ti dice qualcosa sulla possibilità logica delle cose, d'accordo? Fino adesso, dice Schelling, è stata praticata soprattutto questa filosofia negativa. Invece la religione non ti dà una filosofia negativa come la ragione, ma una filosofia positiva, cioè una riflessione sull'esistenza effettiva delle cose, sull'esistenza reale. Schelling dice che fino adesso la filosofia ha praticato soprattutto la ragione, cioè il suo aspetto negativo. Ha pensato solo alle cose in maniera logica, in maniera astratta con il pensiero, occupandosi della loro essenza, mentre invece bisognerebbe passare ad una filosofia positiva che è data non dalla filosofia vera e propria come noi la intendiamo, ma dalla religione, perché la religione ti spiega l'esistenza effettiva delle cose, l'esistenza reale delle cose. E come fa la religione Dio a spiegarti l'esistenza effettiva, reale delle cose? Attraverso la rivelazione. Quindi ormai Schelling arriva a un'idea di Dio, un'idea di religione come religione rivelata,
un'idea che è lontanissima rispetto alle prime fasi del suo pensiero. È vero comunque che Schelling non parla solo della rivelazione cristiana, ma di tutte le religioni storiche. In tutte le religioni storiche vi è Dio che si rivela progressivamente a tappe, non solo nel cristianesimo. Questa è un'idea abbastanza vicina al- alle idee sulla religione di Lessing, d'accordo? Fatto sta che in quest'ultimissima fase del suo pensiero Schelling non vede più Dio come panteisticamente l'uno tutto che contiene tutto, ma vede proprio Dio come un Dio persona, al modo del cristianesimo oppure di altre religioni rivelate, come l'ebraismo, come l'Islam, d'accordo? Un Dio persona che si rivela e crea il mondo. Quindi il mondo, la natura, non è più identificata panteisticamente con Dio. Il mondo è, come dicevano i cristiani, ens creatum, qualcosa di diverso e di separato dal creatore, cioè da Dio, che diventa un Dio persona, non la metafora di un uno tutto, d'accordo, di un universale. Dio addirittura, secondo Schelling, si rivela, abbiamo visto, non solo nel cristianesimo. E, va bene, io diciamo non approfondirei più di tanto. Schelling conclude col fatto che appunto la religione ti dà la possibilità di comprendere l'esistenza, mentre la filosofia si ferma soltanto all'essenza. Ma ciò che è più importante è l'esistenza, perché, dice questo Schelling ormai potentemente religioso, nel senso della rivelazione, perché l'esistenza è la vera realtà delle cose, l'esistenza non è deducibile a priori dal pensiero, l'esistenza è qualcosa di ineffabile, l'esistenza, ehm, l'esistenza è qualcosa di diverso dall'essenza, d'accordo? Non si può ricavare dall'essenza, quindi la verità delle cose è la verità delle cose esistenti, non la verità delle cose che si pretende conoscere a priori col pensiero, cioè attraverso la loro essenza. L'esistenza non è riducibile all'essenza. Ovviamente questo è un motivo, come dire, pre-esistenzialistico, proto-esistenzialistico, che in qualche modo anticipa sicuramente quantomeno la filosofia di Kierkegaard, che dirà appunto questo sull'esistenza, sulla singolarità ineffabile dell'individuo che non può essere dedotta dall'essenza, non è deducibile a priori dal pensiero. Che cosa dire conclusivamente su Schelling o anche magari su Fichte e Schelling visti un po' insieme? Fichte e Schelling sono degli idealisti, ma sono anche dei romantici per vari motivi, perché anelano l'assoluto senza però mai poterlo raggiungere e conoscere pienamente. Hegel sarà un po' meno romantico perché in Hegel vedremo l'assoluto è tematizzato, ma è anche alla fine pienamente conosciuto e tra l'altro conosciuto non dal sentimento, non dalla religione, ma dalla ragione, d'accordo? Ma di fatto c'è un altro motivo, direi proprio personale o forse metodologico, per cui Fichte e Schelling sono idealisti, ma in realtà sono fortemente radicati nel romanticismo. È questa proprio loro tendenza, questo Streben romantico, verso un infinito che continuamente cambia, ovvero il fatto, abbiamo visto, che Fichte e Schelling hanno in comune è questo.
hanno in comune il fatto che cambiano continuamente le proprie idee in un'inquietudine senza posa, senza sosta, cercano di ridefinire continuamente il loro pensiero e questo è molto romantico, un po' corrisponde allo Streben, al tendere romantico verso la conoscenza dell'assoluto che non si realizza mai e quindi frustrati sia Fichte sia Schelling, non riuscendo mai a conoscere l'assoluto, lo tematizzano in maniera sempre diversa, dando sempre un differente significato all'assoluto. C'è addirittura un interprete che dice che in Schelling ci sarebbero 12 diversi significati di assoluto seguendo nel tempo le sue opere, quindi non riuscendo a raggiungere l'assoluto, questo Sehnsucht, questo Streben verso l'assoluto fa sì che entrambi modifichino continuamente le modalità per cercare di arrivarci e quindi una tensione romantica che fa sì che le loro idee non siano mai statiche, ma cambino continuamente. Questo però rappresenta ovviamente un problema molto forte per la critica, un problema molto forte in vista dell'interpretazione della filosofia di questi due. Filosofia che poi, ripeto, nel tempo, sia per Fichte sia per Schelling, diventerà una cosa sempre più oscura. Ci sono anche interpreti, molti, o anche molti filosofi importanti, proprio autori importanti della storia della filosofia, che tuttavia hanno sottovalutato, hanno, scusate, mi sono espresso male, hanno minimizzato l'importanza di Fichte e Schelling, hanno detto che in fondo loro non sono particolarmente importanti, cioè Fichte e Schelling avrebbero prodotto, come dire, un pensiero debole, un pensiero inevitabilmente transitorio rispetto poi a quello che sarà l'idealismo di Hegel, molto più ricco, molto più profondo, molto più originale. E questo detto anche da chi non ama particolarmente Hegel, e quindi Fichte e Schelling avrebbero avuto un significato soltanto come anticipatori di Hegel, oppure, secondo altri, soltanto come autori che riscrivono idee romantiche. Infatti molti sostengono che in fondo Fichte e Schelling non abbiano fatto altro che rielaborare idee che già esistevano all'interno del romanticismo, anche prima del romanticismo. In fondo non sarebbero idee molto acute, non sarebbero idee molto originali, sarebbero semplicemente Fichte e Schelling, sarebbero stati semplicemente capaci di dare una veste più filosofica e anche un'espressione più appropriata e magari che ha avuto maggiore successo, no? Mettere nero su bianco in maniera più affascinante dei contenuti che in realtà non sono dei contenuti particolarmente originali. Per esempio, c'è chi dice che anche il periodo, la fase, la versione di maggior successo, no, di Schelling, l'idealismo trascendentale, l'ideal realismo, il sistema dell'idealismo trascendentale non dica assolutamente nulla di nuovo, sia scritto in maniera affascinante, ebbe molto successo anche per, appunto, per il modo, per la profondità, con cui è stato scritto, però in fondo anche il sistema dell'idealismo trascendentale non fa che ripetere idee già dette da altri e molti sostengono che in realtà l'originalità di Schelling in quell'opera sarebbe solo in quella trentina di pagine in cui parla dell'estetica dell'opera d'arte, no? Della poesia dell'opera d'arte come origine storica, come scaturigine di tutte le discipline umane poi che si sono specializzate, che si sono separate l'una dall'altra. Un'altra cosa che io trovo esserci in comune tra Fichte e Schelling è
questa specie di snobismo, forse ho usato una parola sbagliata, questa specie di esaltazione romantico-idealistica che fa loro pensare di vivere in un'epoca di decadenza, in un'epoca in cui le persone si occupano principalmente delle cose materiali, non riescono a vedere lo spirito che in realtà sarebbe la vera realtà alla base delle cose materiali. E vi ho letto anche no, prima un brano di Schelling su questo. Entrambi, sia Fichte e Schelling, che cosa fanno? Si appellano, forse in maniera utopistica, sognatrice, al futuro e dicono che dovrà venire fuori forse una nuova stirpe, una nuova umanità che metterà fine a questo periodo di decadenza riattivando un idealismo originario. Nel caso di Fichte abbiamo visto che Schelling si appella a una non meglio identificata stirpe, lui stesso dice non si sa, non si può assolutamente dire che cosa sia questa nuova stirpe. Invece Fichte si appella proprio ai giovani, cioè a una nuova gioventù, non solo gioventù anagrafica, ma una nuova gioventù del vigore, della forza, dell'intelligenza, che sarà in grado di accettare l'idealismo e di eliminare le filosofie oggettivistiche, materialistiche, che danno, sbagliando, secondo Fichte, una realtà effettiva alla materia, al finito, all'oggetto materiale. Noi sappiamo che queste speranze idealistiche di Fichte e Schelling non si sono realizzate. Il mondo è andato in una direzione completamente opposta rispetto a questi sogni romantici e idealisti. Però questo, scusate, secondo me, e io guardate, sono il primo ad essere molto lontano dai sistemi filosofici di Fichte e Schelling, questo però, eh, secondo me, non deve portarci a deridere, a prendere in giro, a considerare come delle stranezze assurde i sistemi di Fichte e Schelling. Ci vuole rispetto anche per degli uomini. Ricordate, Fichte era poverissimo, cioè degli uomini che hanno impegnato la loro vita nella filosofia, cioè dei pensatori puri che hanno pensato che un certo tipo di filosofia dovesse essere annunciata al mondo, dovesse essere praticata, e hanno dato la vita in maniera incessante, costante, cambiando anche continuamente il punto di vista per cercare di portare avanti questa speculazione filosofica. Lo so che le loro idee adesso non sono più di moda, magari neppure le idee di Hegel, dell'altro grande idealista, sono di moda. Il mondo è andato in tutt'altra direzione, in una direzione pragmatica, in una direzione tecnologica, verso il dominio della scienza. Molti potrebbero dire, anch'io potrei dire, è meglio così, insomma è stato il male minore, è stato meglio così. Però comunque ci sono pensatori come Fichte e Schelling, diamo loro il giusto tributo, possiamo anche considerarli ingenui, possiamo anche considerarli sognatori, possiamo anche considerarli portatori di un'impossibile opposizione nei confronti delle tendenze del loro tempo, delle tendenze della storia. Però comunque io, anche appunto spiegandoli, dedicando 2 lezioni a ciascuno, ho, ho in qualche modo riconosciuto la loro importanza, la loro dignità. Entrambi pensano di vivere in un'epoca di decadenza, entrambi sognano perché non vedono nel loro presente alcuna possibile uscita, entrambi sognano che vi sia una stirpe o una nuova gioventù che in futuro accetti il punto di vista dell'idealismo. Lo fanno in maniera anche dura. Vorrei leggervi alla fine, anche se stiamo parlando di Schelling, anche un brano di Fichte, in cui Fichte dice che il vero filosofo, chi ragiona davvero, è necessariamente idealista. Ricordate la base morale, l'idealismo morale
l'idealismo etico, l'idealismo a base etica, molto sentito da parte di Fichte. E quindi Fichte dice che chi agisce, chi esprime una vera morale non può che accettare l'idealismo, mentre le persone deboli, le persone che si ingannano, le persone che non riescono a esprimere forza, potenza, voglia di cambiamento, accettano invece le filosofie oggettivistiche, empiristiche, quelle che dicono che la realtà materiale esista davvero. E lui, esattamente come Schelling, si lancia in una profezia da sognatore, sperando che una nuova gioventù rigenerata salvi il mondo attraverso l'idealismo. Chiuderò quindi, adesso tra poco lo prendo, con questo brano di Fichte che è incredibilmente simile nel significato al brano di Schelling che ho letto prima. Dunque concludiamo con questa citazione di Fichte. Abbiamo già detto che l'idealismo di Fichte è etico e morale, non solo perché la legge morale è alla base del suo sistema di pensiero, ma anche perché lui pensa che morale e libero è la persona che sceglie l'idealismo, mentre chi ha una filosofia oggettivistica, cioè la filosofia che dà rispetto al soggetto ideale la preminenza alle cose materiali, è schiavo, non è spiritualmente libero, d'accordo? Quindi Fichte crede a tal punto nella filosofia che dice che per valutare ciascun essere umano bisogna vedere qual è la sua filosofia. Sarà libero chi sceglie l'idealismo, sarà schiavo chi invece accetta l'oggettivismo, il realismo, il materialismo. E lui si lancia in una profezia sperando che una nuova gioventù in futuro riesca a imporre l'idealismo. Scrive, scrive Fichte, la scelta di una filosofia dipende da quel che si è come uomo, perché un sistema filosofico non è un inerte suppellettile che si può lasciare o prendere a piacere, ma è animato dallo spirito dell'uomo che l'ha. Un carattere fiacco di natura o infiacchito e piegato dalle frivolezze, dal lusso raffinato e della servitù spirituale, non potrà mai elevarsi all'idealismo. Per essere filosofi, idealisti, bisogna essere nati tali, essere stati educati tali e tali educarsi. Non c'è arte umana che valga a far diventare filosofo. È perciò che questa scienza si ripromette pochi proseliti tra gli uomini già fatti. Se le è dato di avere qualche speranza, se l'idealismo potrà avere in futuro qualche speranza, esso, l'idealismo, la ripone nella gioventù, la cui congenita energia non si è ancora rovinata nella fiacchezza dei nostri tempi. Concludiamo così la trattazione di queste filosofie, forse ingenue, forse inevitabilmente sconfitte dalla storia, che io però ho cercato di valorizzare. Questi idealisti romantici, Fichte e Schelling. Arrivederci, fate attenzione. La prossima volta si comincia con Hegel. Sarà una cosa piuttosto lunga, numerose video lezioni. Spero che non sia una cosa ardua, una cosa difficile. Arrivederci.